Terra Mara, anticipazioni puntate dal 1 al 5 agosto. Ad Istanbul anche Fekeli esce dal carcere con l'obiettivo di andare a Ciukurova e avere la sua vendetta. Quindi va a trovare il suo amico Salih. Questo gli riferisce che da quando lui è andato in carcere, Demir ha rafforzato il suo potere e si è ingrandito, impossessandosi di terreni appartenenti a persone povere e che si considera il padrone di Ciukurova. Fekeli gli dice di avere pazienza perché ora lui tornerà e le cose cambieranno. Allora Salih gli offre l'aiuto del figlio Cetin. Gaffur, spinto dalla ricompensa di tanti soldi che gli ha promesso Demir, cerca il mas dappertutto. Mentre si trova in un terreno fangoso, vede nella terra rimossa dall'acqua i documenti falsi che il mas aveva nascosto. Quindi li prende e li nasconde. Unkar parla con Saniye, Fadik e Gulten e chiede come mai un serpente si trovasse in camera di Zuleia, dato che loro sono addette a tenere pulita la casa. Quindi le avverte che se succederà qualcosa al nipote, le riterrà responsabili e saranno cacciate dalla tenuta. Fekeli, giunto a Cucurova, osserva la villa di Demir, poi chiede informazioni sul mas. Giunta la sera, Gulten si trova nella capanna di Nazira e si prende le cure di Ilmas e prega per la sua guarigione. Quando Ilmas riprende conoscenza, le chiede se Zuleia è stata costretta al matrimonio. Gulten gli risponde di non saperlo e che lui deve pensare a guarire. Ilmas, nonostante sia sofferente, continua a chiederle la stessa cosa. Allora la ragazza gli dice di dimenticare Zuleia, che adesso ha una nuova vita e che Demir è intenzionato ad ucciderlo. Poi gli propone di lasciare il paese insieme e che lei lo seguirà dappertutto. Ilmas non considera la proposta, ma insiste a voler sapere del matrimonio di Zuleia. Allora Gulten gli dice che Demir è molto ricco e nessuna ragazza lo rifiuterebbe. È giunto il giorno del battesimo del bambino, che si svolge davanti a invitati e alla servitù, e al bambino viene dato il nome di Adnan. Durante la cerimonia Sebahattin vede Gulten allontanarsi, la segue e la trova in lacrime. Allora gli dice che non può essere innamorata di Ilmas perché Demir non le permetterebbe mai di sposarlo. La ragazza però gli dice che Ilmas non ha dimenticato Zuleia e ripete sempre il suo nome. Mentre Sebahattin la consola, li vede Fadik che subito pensa a male. Alla fine della cerimonia Demir presenta il figlio a tutti i dipendenti della tenuta e fa distribuire loro delle monete d'oro. Alla villa, prima dell'inizio del ricevimento per il battesimo, Unkar dice a Zuleia che Adnan è suo nipote e figlio di Demir e che lei lo deve accettare, altrimenti avrà dei seri problemi. Demir si reca al villaggio dei braccianti e annuncia la nascita di suo figlio, poi fa distribuire soldi e regali a tutti. Il mas, che ha sentito, si alza a fatica dal letto e afferra un coltello per ucciderlo, ma vinto dalla debolezza sviene. Nel frattempo, Fekeli, insieme a Cetin, visita una villa circondata da un grande terreno e decide di comprarla per abitarvi e iniziare una nuova vita. Intanto alla villa dove si festeggia tra donne e il bambino arriva Nazira che avvisa Gulten che il mas sta male. Amin, la madre di Unkar, andata in cucina, la sente parlare e dire il nome Ilmas. Allora chiede chi sia. Gulten cerca di distrarla. Tornata alla festa, Amin chiede ad alta voce chi sia Ilmas. Zuleia si sconvolge, mentre Unkar cerca di zittire la madre. Gulten, preoccupata per Ilmas, si allontana dalla villa e va ad avvisare Sebahattin e insieme si recano da lui al villaggio. Arrivati alla capanna trovano Ilmas incosciente e con la febbre alta e Sebahattin lo visita e lo medica. Nello stesso tempo a casa di Gaffur arrivano il fidanzato di Gulten con i genitori per concordare la data delle nozze, ma Gulten non c'è. Gaffur si arrabbia e inizia a sospettare che Gulten stia nascondendo qualcosa. Poi ordina a Saniye di andare a chiamarla. Dopo la festa, Zuleia chiede a Unkar il perché la madre abbia detto il nome di Ilmas. Lei gli risponde che la madre è malata e non sa quello che dice. Poi le chiede perché non è felice, dal momento che ha un marito che la ama, un figlio sano e una vita da sogno. Zuleia le risponde che tutto ciò non le interessa. Allora Unkar la sprona a ragionare e a comportarsi bene, altrimenti dovrà prendere provvedimenti che le faranno male. Gulten, dopo aver assistito Ilmas, torna a casa molto tardi e vi trova il fidanzato ad attenderla. Come lo vede gli restituisce l'anello e rompe il fidanzamento, poi scappa. Gaffur e Saniye la inseguono e lui la picchia. Gulten allora gli rivela che lei sa che ha catturato lui Ilmas e che ha cercato di ucciderlo, ma che lei lo ha salvato ed è vivo e se la picchierà ancora lo rovinerà. Gaffur e Saniye sono sconvolti da questa rivelazione. Gaffur corre ad avvisare Demir, che insieme a tanti uomini si reca al villaggio alla ricerca di Ilmas.
Nazir allora cerca di nasconderlo sotto un mucchio di coperte, mentre Demir ordina agli abitanti di consegnarglielo. Quando Gaffur ispeziona la capanna di Nazira non trova il mas, ma la sua giacca e il suo documento di identità, per cui Demir la interroga, ma lei nega, anche quando viene schiaffeggiata. Allora Demir ordina ai suoi uomini di bruciare tutte le capanne del villaggio. Genco cerca di fermarlo senza successo e la notizia dell'incendio arriva alla villa. Gulten, preoccupata, inizia a gridare il nome di Ilmas e vuole andare al villaggio, ma Sanier la ferma, preoccupata che qualcuno possa sentirla e la rinchiude in casa. Mentre un car chiama i vigili del fuoco, il villaggio continua a bruciare e Genco rimprovera Demir, che però gli mostra la prova che nascondevano il mas e che lo hanno tradito, ma lui gli dice di avere pietà dei bambini che sono innocenti. Quando torna alla villa, Demir confessa alla madre che è stato lui a bruciare il villaggio perché hanno nascosto il mas e gli mostra il suo documento di identità che hanno ritrovato e che è la prova del tradimento degli abitanti. Un car, sconvolta, gli dice che quello di accendere un incendio è un grande crimine. Poi, rimasta sola, piange e si chiede se è colpa sua se Demir è diventato così spietato. Demir poi si reca al villaggio e, osservando la devastazione che ha provocato e i bimbi che piangono, si chiede come abbia potuto farlo. Quando Gaffur torna a casa, Gulten lo accusa di aver ucciso il mas, ma lui le dice che non l'hanno trovato, per questo hanno bruciato le capanne. Poi la avverte che se Demir saprà che lei ha salvato il mas, li ucciderà tutti. Poi rivela a Sanier che se porterà il mas a Demir, questo gli darà 10.000 lire. Sanier gli dice di trovarlo e consegnarlo e gli assicura che lei manterrà il segreto. Intanto Gulten di nascosto si reca al villaggio da Nazira, che le conferma che il mas è scappato. Poi le chiede di andarsene, che il villaggio è bruciato per colpa del mas. Un car si reca al villaggio distrutto e dice agli abitanti che nonostante loro lo abbiano tradito, Demir ha deciso di ricostruire il villaggio in un luogo migliore. Poi fa distribuire beni di prima necessità. Un car fa chiamare Nazira e la interroga su Ilmas. Lei, nonostante Gaffur le faccia segno di tacere, confessa che lo ha trovato ferito e lo ha curato, ma che poi è fuggito e non sa chi può averlo aiutato. Un car vede che è arrivata Zuleia e che sta parlando con le persone del villaggio. Allarmata che possa venire a sapere che Ilmas è vivo, la porta via bruscamente. Tornate a casa, un car la rimprovera, dicendole che non aveva diritto di presentarsi al villaggio. Il discorso degenera con Zuleia che le dice che le ha tolto la libertà e che si sente in gabbia. Il mas è stato aiutato da Fekeli, che lo porta nella sua casa e lo ha fatto curare da un medico al quale ha detto che è suo figlio. Sebattin chiede a Gulten notizie dell'incendio e gli dice che è stata colpa sua perché ha rivelato al fratello che è stata lei a salvare il mas. Poi lo rassicura che il mas è fuggito, ma non sa chi lo ha aiutato e dove si trovi. Demir dice alla madre che Zuleia non deve sapere cosa sta succedendo, per cui lei deve impedire di uscire e parlare con le persone. Mentre Demir e un car stanno parlando, arriva Sermin con Veli, di cui subisce il fascino, e lo presenta a Demir, che finge di non sapere nulla di lui e di cosa abbia fatta Zuleia. Veli dice che è venuto a conoscere il nipote. Quando in salotto arriva Zuleia con il bambino, rimane scioccata nel vederlo e poco dopo torna in camera. Veli, approfittando di essere rimasto solo con Sermin, si allontana e si introduce nella camera di Zuleia, spaventandola e minacciandola di raccontare di lei e il mas a Demir se non divide con lui le sue nuove ricchezze. Poi, mentre le ruba una collana preziosa, arriva un car che lo caccia via. Ritornato in salotto da Demir, con l'intervento di Sermin, riesce a farsi invitare e a passare la notte nella villa. Più tardi Demir chiede alla madre perché non gli ha detto che Veli si era presentato alla villa quando lui era in viaggio di nozze, quindi le dice che Veli sarà un problema per loro. Il mas si è ripreso ed è sorpreso di trovarsi in una villa e di vedere Fekeli che lo accoglie come un figlio. Fekeli gli dice che si trova ad Adana, dove lui è nato, e che è stato trovato da Cetin, che lo ha portato da lui. Mentre fanno colazione, il mas vede sul giornale la foto di Zuleia con Demir, che sorridono al loro bambino. Il mas si rattrista e gli dice che Zuleia lo ha deluso perché mentre lui, per salvarla, è diventato un assassino e condannato a morte, lei aveva sposato un uomo ricco. Fekeli gli dice che non può sapere cosa sia veramente successo. Demir, non tollerando la presenza di Veli nella villa, lo porta con sé in macchina, si ferma in un posto isolato e dopo avergli detto che cosa sa e che cosa ha fatto a Zuleia, lo minaccia di morte se si farà vedere ancora a casa sua. Alla villa un car viene a sapere che Gulten ha rotto il fidanzamento e chiede a Gaffur e Sanier perché non gliel'hanno detto. I due si schermiscono, ma sopraggiunge Gulten che le dice che lei non si voleva sposare, ma era costretta dal fratello. Il mas, ormai guarito, torna al villaggio e tra le macerie incontra Nazira, che gli dice di scappare perché il villaggio è stato distrutto perché lo avevano aiutato.
Lui le dice che li vendicherà. Poi con una pistola in pugno si introduce nella tenuta, facendo distrarre le guardie dai suoi uomini. Si nasconde vicino all'ingresso della villa, davanti alla quale si trovano Demir e un carr. Demir dice alla madre che mentre Veli non è più un problema, è preoccupato per il Mas che non si trova. Mentre il Mas li osserva, vede arrivare Zuleia con il suo bambino e la vede coccolarlo insieme a Demir, e allora si chiede come lei abbia potuto dimenticarsi di lui. Poi il Mas si rinchiude nel garage e più tardi si mette ad osservare Zuleia che è dietro una finestra e sta pensando a lui, ma vede arrivare Demir che la bacia e si chiede nuovamente come Zuleia l'abbia potuto sposare. Il mattino seguente Demir esce con la macchina, ma quando si trova in un luogo isolato, questa si ferma. Quando Demir scende dalla macchina per controllare cosa sia successo e da chino sul motore, viene colpito alla testa da Mas e sviene. Più tardi Demir si risveglia legato mani e piedi in una capanna, dove il Mas lo sta guardando. Il Mas gli chiede il perché abbia bruciato il villaggio e Demir gli risponde che lo ha fatto per colpa sua. Allora il Mas gli risponde che la sua unica colpa è essersi fidato di lui. Poi gli punta una pistola per ucciderlo, ma non ne è capace. Allora cosparge la capanna di benzina e gli dà fuoco, dicendogli che così proverà la stessa paura che hanno provato gli abitanti del villaggio. Poi il Mas, prima di andare via tra le fiamme già alte, gli butta vicino un coltello. Potrà provare a liberarsi e a scappare se ci riuscirà prima di essere investito dal fuoco. Alla villa Zuleia va a parlare con Gulten e le chiede se le ha fatto qualcosa visto che è strana nei suoi confronti e che lei è l'unica amica che ha. Gulten le dice che è molto stanca per le pressioni che le sta facendo il fratello dopo che ha rotto il fidanzamento e che è stanca di vivere. Zuleia la abbraccia e le dice che la sosterrà sempre. Intanto Demir, dentro la capanna e tra le fiamme, riesce ad afferrare il coltello e a liberarsi. Quando esce dalla capanna vede Genco che lo stava cercando dopo aver trovato la sua auto ferma lungo la strada. Nel frattempo Veli, che si è fermato ad Adana, si trova in un negozio per vendere la collana che ha rubato a Zuleia. Proprio lì vicino sta passeggiando Sermin con un'amica e le sta parlando così tanto di Veli che questa le chiede se ne è innamorata. Poi le due donne si incontrano con Veli che fa il galante e le invita a cena. Durante la cena, Veli, che dà sfoggio di essere benestante, racconta di essere un rivenditore di ricambi d'auto. Demir, dopo essere scampato alla trappola che gli aveva teso il Mas, torna alla tenuta e dopo aver litigato agli uomini di guardia all'ingresso per non aver visto il Mas che entrava, si precipita a casa per accertarsi che Zuleia e il bambino stiano bene. Intanto ad Adana, Sermin, sempre più affascinata da Veli, riesce ad allontanare l'amica dal pranzo. Rimasti soli, Veli le dice che ha problemi con Demir. Sermin torna a casa a mezzanotte e si rifiuta di dire a Sebatin dove sia stata. Allora lui le chiede ancora una volta il divorzio e lei, inaspettatamente, accetta. Quando il Mas torna a casa, restituisce la pistola a Fekeli e gli dice che va via perché non potrà mai ripagarlo del bene che gli ha fatto. Fekeli gli dice che sa quello che ha fatto a Demir e gli chiede di rimanere al suo fianco. Poi gli rivela che per colpa della famiglia Yaman è stato in carcere per 20 anni ed è uscito solo grazie all'amnistia e che quindi hanno lo stesso nemico. Gli racconta anche che la sua famiglia, moglie, un figlio e una figlia, sono morti durante un incidente stradale mentre stavano andando a trovarlo in prigione e che non gli hanno permesso di andare al loro funerale. Il dolore che prova gli ha insegnato a riconoscere quello degli altri e gli chiede di essere suo figlio. Il Mas gli risponde che lo considera come un padre da quando gli ha salvato la vita in prigione. Avendo un nemico in comune, Fekeli dice al Mas che la loro vendetta verso gli Yaman sarà fatta con calma e freddezza e che non avranno più pace né felicità. Demir va a trovare Genco e gli dice che è stato informato che il Mas ha acquistato una tenuta molto costosa. Sapendo che il Mas non aveva denaro, capiscono che dietro a lui c'è qualcuno conosciuto in prigione. Il mattino seguente Demir parte per Istanbul per cercare informazioni, ma continua a tenere nascosto a Zuleia ciò che sta succedendo. Così si chiudono le anticipazioni della settimana. Iscrivetevi al canale per non perdervi nessuno dei nostri video e attivate le notifiche.